temperatura fusione. I cavatelli, questo formato di pasta, io non lo uso quasi mai, raramente lo uso, ma l'ho usato anche diversi anni fa per fare una ricetta che a me è piaciuta talmente tanto che la ripropongo, ovvero i cavatelli con le cozze e i ceci. Davvero, credo che sia stata quella l'ultima volta che ho usato i cavatelli. Strana questa cosa qui. Però cominciamo subito dal cuocere le cozze. Si aprono. Gambi di prezzemolo. Un mezzo spicchio d'aglio, perché questo è gigantesco, quindi uno spicchio d'aglio. Uno spicchio d'aglio. Un pochino di olio. Non tantissimo, un pochino. E poi ci si mettono le cozze che sono già state pulite. Quindi via. Accendo il fuoco. Copro e le faccio aprire. Le cozze sono aperte. Perfetto. Ora tolgo un po' del liquido di cottura, lo passo attraverso un colino, così diciamo le impurità un po' rimangono nel colino, così. E ora piano piano comincio a sbucciare le cozze. Qualcuna la lascio, quella magari particolarmente belle le lascio, le altre le sguscio. Quando si saranno raffreddate un pochino, sono bollentissime. Vabbè. Vediamo. Non cuocetele tantissimo le cozze. Appena sono aperte, fermate subito la cottura, perché dopo poi ritorneranno un pochino nel sugo, quindi. Ora si va a preparare il sughetto. Olio. Uno spicchio d'aglio, ma in realtà uso la metà di prima. Era veramente grande questo spicchio d'aglio. Un peperoncino, scegliete voi se lasciarlo intero o non metterlo proprio o farlo a pezzettini come faccio io. Appena l'aglio comincerà a sfrigolare, l'olio con l'aglio cominceranno a sfrigolare, ci aggiungo il pomodoro. Vedete? Metto qualche fogliolina di basilico e aggiungo una bella mestolata di acqua di cottura delle cozze, quella filtrata, quella di prima. Questo sughettino lo facciamo tirare per 3-4 minuti, si deve leggermente addensare e poi ci aggiungiamo i ceci. A questo punto nel pomodoro che si è ristretto si aggiungono i ceci, si abbassa anche la fiamma che non deve ora cuocere troppo forte. I ceci sono ovviamente già cotti e a questo punto mettiamo giù la pasta, i famosi cavatelli. Ora si aspetta di fatto la cottura della pasta. Proprio alla fine, ma quasi proprio alla fine, andrò a sentire se di sale è corretto il sughetto di pomodoro e poi aggiungo anche le cozze. Nel frattempo mi metto a fare un po' di prezzemolo che servirà come guarnizione alla fine. Ok, ci siamo. Intanto devo andare a ripescare, eccolo qui, trovato lo spicchio d'aglio, il mezzo spicchio d'aglio. Ok, qui è pronto, siamo pronti a scolare anche la pasta, ma ora è il momento in cui aggiungo le cozze. Una cosa importante, assaggiate il sughetto perché c'è l'acqua di cottura delle cozze e dovrebbe essere sufficiente per dare la giusta sapidità, però
per me è buona. Pizzica. Buona. E ora ci scolo la pasta dentro. Faccio insaporire per qualche istante i cavatelli, metto anche un pochino di prezzemolo direttamente in padella. Qui ovviamente non c'è bisogno di mettere l'acqua di cottura perché è un bel sugo sugoso. A questo punto spengo il fuoco. La pasta è pronta per essere assaggiata. Do una pulita e assaggio. Mi prendo qualche altra cozza, che poi è difficile, eccole qui, difficile trovarle, si nascondono, si nascondono bene. Prezzemolo, ancora. Che profumo che fanno. Questa volta per assaggiarli prendo il cucchiaio, no, con la forchetta è troppo faticoso, ma lo sapete perché? No, si possono mangiare, mi cascano, non riesco a prendere, infinza cucchiaio e va tutto bene. Temperatura fusione. Allora, il difetto, ma questo è un difetto solamente all'assaggio, quindi potrei anche dirvi una cosa diversa da quella che è che a gusto mio forse un altro pochino di piccante ci stava bene, ma è veramente buona questa pasta. Parecchio buona. Poi è bello perché in ogni forchettata ci sono i ceci, ci sono le cozze, i cavatelli, cioè qui non è che bisogna andare a cercarle, è proprio abbondante di tutto. È buona parecchio. Me ne vado col piatto. Alla prossima, però ci aggiungo un po' di peperoncino.